Ogni settimana due mondi si incontrano, tra fusi orari, idee e curiosità che attraversano l'oceano. Dall'Italia agli Stati Uniti, un viaggio tra notizie e stili di vita, quel pizzico di follia che rende tutto un po' più smart e decisamente più healthy. Preparati a scoprire cosa ci rende diversi. Preparati a scoprire cosa ci rende diversi e ciò che in fondo ci unisce davvero. Oh oh, è la seconda stagione di Smart and Healthy, con Fulvio e Piero, due voci, due mondi, un solo ritmo. Buongiorno e buon pomeriggio cari amici di Smart and Healthy. Qui siamo sempre connessi tra Stati Uniti e Italia, vabbè, come ben sapete, chi ci segue da tempo sa bene un po' il format della puntata di questa trasmissione podcast. Intanto ciao Piero. Buongiorno caro, sì. Non parlo solo io, insomma, e no, vabbè, tanto può parlare te. Esatto, no, ma la faccio parlare te perché no, diciamo trasmissione podcast, forse più trasmissione ormai, perché podcast era più un po' all'inizio, ma poi alla fine ma va bene è diventata una trasmissione vera e propria, dai. Sì. Senti, allora, visto che non vogliamo tediare i nostri ascoltatori o watcher, perché ci sono i follower E watcher, listeners e i watchers, perché ricordiamoci, potete guardare anche su YouTube, oltre che ascoltarci sulle varie piattaforme audio online. E quindi non vogliamo tediare sui soliti argomenti, perché a parte che questa settimana questa settimana è stata tranquillo. Vedi, quando è tranquillo l'uomo lì, o comunque non spara, non dice niente di troppe fesserie. Allora, fesserie qua negli Stati Uniti ne ha dette tante uguali, ma quello è un altro paio di maniche. Non era esatto. Non era. No, quando sta tranquillo bisogna dire che effettivamente possiamo dedicarci anche noi a argomenti un pochino più generali, di interesse generale, ecco, mettiamola così. Sì, più soft, e quindi insomma. Allora, c'è stato il forum ANSA con il direttore dell'Agenzia delle Entrate, perché siamo in un periodo di dichiarazione di redditi e quant'altro, e insomma parlava di un dato particolare. Ora appena mi si toglie, perché io sono col cellulare, perché mi può vedere, ecco, leviamo la pubblicità. A proposito dell'Agenzia delle Entrate, l'ANSA la dichiara le entrate da questa pubblicità? Penso di sì, dai. Diciamo di sì. Diciamo che potenzialmente le dichiara, dai. Allora, il titolo: Forum ANSA con il direttore dell'Agenzia delle Entrate, Carbone. In 3 giorni 1,6 milioni di accessi al form precompilato. La storia di queste dichiarazioni è una storia di fiducia. No, e poi entriamo un po' in un discorso più particolare. Però secondo me non è un discorso troppo di fiducia, ma è un discorso di portafoglio, perché chi può fare a meno, è chiaro, se io ho un'azienda e ho 1000 voci da dichiarare, è chiaro che ho bisogno di una persona o uno studio di appoggio che mi faccia il lavoro, perché se no insomma, io titolare, io imprenditore, avrei fatto io il commercialista e non l'imprenditore stesso, ovviamente. Ovviamente. Guarda, se però secondo, cioè così molto semplificando, potrebbe essere un discorso più economico che altro, perché per il semplice fatto che se uno, visto che c'è questo form precompilato abbastanza intuitivo sul discorso di dichiarazione, che se io ho pochissime voci, e certo bisogna in qualche termine conoscerlo, però non è scienza missilistica. Sì, diciamo anche che adesso c'è anche l'intelligenza artificiale che eventualmente ti può aiutare, a livello di formato e quant'altro, cioè nel senso, se uno non conosce un termine è anche semplice andare a ritrovarlo, non è che, o quantomeno capirne il significato e capire che cosa vuol dire. Sì, capito, esatto.
Infatti, leggendo nella notizia, l'80% di questo 1.600.000 accessi al form della precompilata, della dichiarazione precompilata, ha riguardato quella semplificata, quindi ancora, cioè quella più semplice, quella base. Allora, nel mucchio sicuramente la statistica ci può dire che qualcuno vuol fare il furbo, allora vuol dichiarare meno, benissimo. Ma al netto di questo, ricordando il discorso economico, andando direttamente all'Agenzia delle Entrate, entrando nel proprio cassetto fiscale, uno fa la dichiarazione e non ha più bisogno di intermediari. Non avendo più bisogno di intermediari, quegli intermediari non li devi pagare. Sì, dovrai pagare qualche marca da bollo forse, ma non l'intermediario commercialista. Perché? Perché se è una cosa semplificata dove uno può arrangiarsi, può sbrigarsela da solo, a quel punto riesce in qualche modo a ridurre dei costi che in molti casi evidentemente possono essere ridotti. Poi, come dicevo prima, certo, se uno ha un'azienda e fattura dai 100.000 in su, è chiaro che devi avere qualcuno che ti faccia il calcolo di tutto, perché sennò da solo te che... Sì, diciamo anche che comunque se c'è un'azienda che fattura cioè diciamo una quantità, questa quantità di soldi o di più, hai comunque probabilmente un commercialista interno, quantomeno. Sì, Poi sì, forse anche qualcuno in più di uno, perché comunque deve avere, dipende anche dalla grandezza dell'azienda. Mi posso immaginare che una Fiat certo. piuttosto che abbiano comunque ma anche di un medie team di persone. Certo, no, chiaro, anche perché poi, sai, un discorso è dichiarazione dei redditi persona fisica, è un conto, o anche, ma anche di professionista, è un conto, è già avere qualcosa di più complesso, con la presenza magari di dipendenti, quindi devi fare la dichiarazione anche per loro e diventa un po' più articolata la faccenda. Sì, poi mi posso immaginare anche che comunque se c'hai diciamo, se c'hai, anche se sei semplicemente un libero professionista e sei da solo, però c'hai tipo proprietà o cose del genere che comunque devi dichiarare sull'F24, diventa un attimino più forse complicato utilizzare questo sistema. Forse, perché poi magari in realtà non lo è così tanto alla fine. No, infatti, assolutamente. Quindi non dovendo pagare l'intermediario, uno la dichiarazione, se è semplice, infatti semplificata, se la fa da sé. Ma la domanda potrebbe sorgere spontanea. Com'è che funziona, a parte in America, ma com'è che funziona per un italiano che vive negli Stati Uniti fare una dichiarazione? Tu le tasse le paghi agli Stati Uniti, non all'Italia, giusto? Nel senso mezzo e mezzo, ma perché comunque abbiamo delle proprietà in Italia su cui dobbiamo pagare le tasse, se no teoricamente io le tasse le potrei pagare solo agli Stati Uniti. Se tu in Italia non avessi più nulla perché vendi tutto, Potrei pagare tranquillamente solo le tasse agli Stati Uniti, con l'Italia a quel punto non avrei assolutamente più niente a che fare. ok. Quindi già quello è già un beneficio per certi versi, nel senso che comunque paghi le tasse solo ed esclusivamente nel paese dove sei. Ci sono comunque da specificare due cose. Noi paghiamo le tasse negli Stati Uniti per il semplice motivo che comunque adesso risultiamo residenti fiscalmente qui. Ok. Cioè, nel senso, quando ci siamo mossi dall'Italia ci siamo iscritti all'AIRE tutte e due, e di conseguenza la nostra residenza risulta essere negli Stati Uniti. Se invece uno venisse a lavorare negli Stati Uniti e mantiene comunque la residenza fiscale in Italia, metti semplicemente con un visto temporaneo o cose del genere, a quel punto sarebbe un discorso diverso. Però dovresti pagare anche una percentuale comunque di tasse degli Stati Uniti, anche in questo Sì. diciamo, in questa configurazione. Sì. Cioè, io tasse negli Stati Uniti le dovresti pagare comunque, perché comunque te sei fisicamente negli Stati Uniti. Fisicamente se lavori lì, però sì. ovviamente diciamo
dovresti pagarne anche all'Italia. Dall'altro lato c'è da dire che per esempio negli Stati Uniti una cosa diciamo, l'autocompilazione delle tasse è una cosa che c'è da parecchio tempo. Cioè, ti puoi andare tranquillamente sul sito dell'IRS, che è l'equivalente dell'Agenzia delle Entrate italiana, e ti fai il tuo modulo di tasse, te le compili da te, risparmi i soldi del commercialista, risparmi anche un sacco di mal di testa per certi versi, e ti fai la tua dichiarazione delle tasse. Ovvio, devi avere un attimino di idea di quello che dichiari, di dove andare a dichiararlo. Ci sono delle guide abbastanza, non dico semplificate, ma comunque abbastanza facili da seguire, e tanta gente per esempio evita di andare dal commercialista se fa da sé. Ovviamente a rischio e pericolo di errori, loro non Certamente, beh, è chiaro, questo come dappertutto, l'autocertificazione, insomma, tu devi essere un minimo consapevole di quello che ci scrivi. Sì, esatto, cioè, ora, ovviamente con, come si diceva poc'anzi, con l'intelligenza artificiale tutto sommato si è Mi anche fai la abbastanza dichiarazione? facilitati. Ciao. Allora, non proprio mi fai la dichiarazione dei redditi, ma è comunque non capisco che cosa vuol dire questa cosa, me la spieghi, e ti viene fuori l'indicazione di che cos'è quel determinato campo, eccetera, e come compilarlo spesso e volentieri. A questa voce che ci devo mettere? Più o meno una cosa del genere, sì. Puoi chiedergli tranquillamente se, per esempio, devi compilarla per il lavoro che stai facendo o meno. Cioè, noi stessi abbiamo un foglio di Excel in cui che compiliamo tutti gli anni, ormai sono da quando sono 4 anni che abbiamo questo stesso commercialista, che praticamente gli compiliamo il foglio di Excel, glielo mandiamo e lui non fa altro che riportare i dati sulla dichiarazione nei campi corretti. Certo. Poi ora, noi ci si serve di un commercialista appunto per il discorso che comunque abbiamo delle proprietà in Italia ed è bene capire come dichiararle qua, eccetera. Però diciamo, per le tipologie di lavoro che facciamo potremmo tranquillamente fare per i fatti nostri senza troppi problemi, fine. Non avessi proprietà, faresti tutto per conto tuo, giustamente. Sì, tranquillamente. Non Bene, avremo nessun tipo di problema. C'è da dire anche che qui negli Stati Uniti, per esempio, scarichi parecchia roba in più rispetto all'Italia. beh, certo, l'detrazione fiscale è molto più forte, anche perché vi dovrebbe vigere il concetto che più tasse spendi o comunque a parità di reddito hai più servizi, e quindi in qualche modo, a parte il discorso sanità, che Ecco, quello magari tralasciamo, ne quello è un parleremo poi. discorso a parte. Esatto. Quello è un discorso a parte. Però su altri servizi magari hai delle agevolazioni o delle detrazioni, come hai detto te. Ma io ti dico, cioè, per esempio, usando parte della casa come ufficio abbiamo delle detrazioni sulle bollette. Usando la macchina per lavoro, stesso discorso, detrazioni sulle miglia percorse, sulla benzina che gli faccio. Ci sono determinati, cioè ci sono delle tasse molto più basse rispetto all'Italia. L'esempio scemo che ho sempre fatto, però noi siamo qua ormai da 6 anni, sono 6 anni che puntualmente tutti gli anni ci viene un ritorno di tasse. Sì. Tranquillamente, cioè non è neanche da dire 6 anni che siamo qua, 6 anni che ovviamente paghiamo quello che dobbiamo pagare, No, ci ritornano i soldi, quindi c'è una grossa differenza rispetto all'Italia. In Italia penso di essere stato a credito forse un anno, forse in 20 anni che ho lavorato in Italia, quindi, insomma. sì.
Sì, sì, potrebbe essere usato in maniera più intelligente, invece vengono tassati, diciamo, la media, i redditi medi e non quelli altissimi, mentre negli Stati Uniti i redditi alti subiscono una pressione fiscale maggiore, giusto? Più o meno. Sì, più o meno, poi ovviamente dipende sempre da chi è il... Vabbè, diciamo, in una gestione... In un mondo bello e perfetto dovrebbero subire una no, in pressione una fiscale gestione maggiore. standard. Sì, sì, Una gestione standard, esatto. Poi ovviamente ci sono sempre casi Ecco, voglio vedere il presidente quante tasse paga. molto O, pochi in questo o momento. non paga, quindi, È vabbè. molto più facile, sì, effettivamente. Quindi... Vabbè, insomma, sì, sì. Però, insomma, vabbè, quanto è stato difficile, ma questo potrebbe essere, manca pochi minuti, Mm. però te la lascio lì e ne parliamo anche dopo, tanto si parla. Quanto è stato difficile o facile aprire la partita IVA lì negli Stati Uniti? Ma questa rispondimi dopo, si riprende con calma dopo. In realtà, Già la faccia, cioè, non hai nemmeno bisogno di aprirla, nel senso, specifichiamo, per fare un'attività come quella che faccio io da consulente, tra virgolette, non c'è bisogno di aprirla. Perché comunque fanno tutto tramite il famoso Social Security Number, che è grosso modo l'equivalente del nostro codice fiscale, un po' più avanzato. Conviene aprirla per altri motivi? Sì, ma ci sono diverse tipologie. In realtà non c'è una partita IVA, ci sono diverse tipologie di aziende che è possibile aprire, e in base alle responsabilità, quello che devi pagare, che non devi pagare, eccetera, e hanno diverse tipologie di categoria e di tasse. Però comunque è veramente una cosa relativamente semplice, non è come da noi. cioè tu la apri da solo, cioè anche qui, però insomma. Allora ti direi, se fossi americano sì, me la aprirei da me, essendo straniero comunque cercherei un attimo di capire, ma magari chiederei prima al commercialista, eccetera, Un consulente del lavoro, o cioè, un consulente del lavoro. Essendo americano, vai sul sito web e questi hanno 10 minuti. sì, sì. Inserisci i dati che li devi inserire e fine. E ora voglio vedere, perché visto che c'è questa possibilità a livello europeo di aprire partita IVA a livello europeo, perché vogliono unificare, però voglio vedere che differenze c'è, insomma, la differenza tra, ecco, allora. No, va bene, ok, questo se ne può parlare dopo nella seconda parte, nella pausa prenderemo un po' di appunti in più, perché è una cosa che mi è venuta in mente ora. Ma sarebbe interessante anche capire a livello di pressione fiscale proprio come funziona la cosa. Sì, sì. Che se unificasse effettivamente forse potrebbe anche non essere così Sì, tanto no, male. è notizia del 18 marzo, quindi ne parliamo Abbastanza recente, ne parliamo dopo, sì, vai. ne parliamo dopo. Ora possiamo andare in pausa e niente, torniamo tra pochissimo, rimanete con noi. Oggi un argomento un pochino più sobrio, dai. Un po' più soft, sì. A tra poco. A dopo. Ben ritrovati dopo questa breve pausa qui a Smart and Healthy, sempre qui Fulvio dall'Italia e Piero dagli Stati Uniti, e stiamo parlando un po' di tassazione, un po' di gestione della dichiarazione dei redditi, differenze, molto semplice. Però stavo leggendo, visto che mentre gli Stati Uniti sono tante fette di una stessa torta. Sì, può essere definito così, effettivamente, è vero. L'Europa è al contrario, sono tante torte che ne vanno a costituire una più grossa, ma sono tante torte divise. Sì, decisamente. Però è così. No, è vero, è vero. Magari anziché hanno provato a fare qualcosa, di avere qualcosa in comune, però sono tutti stati diversi. Ok, questo più o meno
tutti lo sappiamo. Nasce, come dicevamo prima, EU Inc. Praticamente è un voler unificare in qualche modo, perché ogni paese ha la propria tassazione, la propria gestione, perché noi facciamo la differenza infatti tra Italia e Stati Uniti. Poi ogni tanto parliamo di Comunità Europea e Stati Uniti, però quando si va a toccare Comunità Europea bisognerebbe prendere anche altri stati singolarmente, perché ogni stato singolarmente va a contrapporsi con gli Stati Uniti e con l'Italia stessa, e quindi ecco perché come differenze perché sì, allora, diciamo, se si parla di Comunità Europea forse in maniera ancora impropria, nel senso, è vero che abbiamo una moneta unica comune che è l'euro, buono o cattivo che sia, è vero che c'è un Parlamento comune, però è vero anche che, come dicevi giustamente te, gli stati alla fine sono ancora singoli. Non è sì, che... capito. Cioè tu hai negli Stati Uniti alla base di tutto, è vero che lo stato, ogni singolo stato ha un'autonomia, però c'è la legge dello stato e la legge della nazione. Sì. E questo negli Stati Uniti. Nella Comunità Europea c'è la legge di ogni singolo stato, e poi la Comunità Europea ha una sorta di sì, possiamo chiamarlo sono leggi europee che però sono state prese, lo faccio molto semplice per motivi anche di tempo, sono state prese frammenti di ogni Costituzione, di ogni legge, e messo tutto su un testo unico, però facendo attenzione a non andassero in contrapposizione anche con altri paesi. Sì, allora diciamo anche che secondo me c'è anche un'altra differenza grossa tra Stati Uniti ed Europa. Gli Stati Uniti sono, tra virgolette, un'unica nazione. Hanno non solo la stessa moneta che il dollaro, ma hanno anche un'unica lingua, un'unica cultura, Di fatto più o meno, di fatto. Poi in realtà ci sarebbe anche su questo, ci sarebbe da parlarne parecchio, perché comunque non è che negli Stati Uniti c'è un'unica cultura, però diciamo l'idea principale è quella. In Europa ci sono al momento 26 nazioni, mi pare, se non vado errato, 26 governi differenti, 26 culture relativamente differenti. No, assolutamente. Cioè è un po' diversa come cosa. Gli Stati Uniti sono nati e rimasti tali fin dall'inizio. L'Europa, riuscire a unificare 26 nazioni in questo momento diventerebbe un attimino più complicato. Sì, ma anche per il semplice fatto che con gli Stati Uniti tu hai, diciamo, frammentato qualcosa che comunque avevi già pensato unito. Cioè tu avevi pensato agli Stati Uniti che comunque erano un po' frammentati, già senza scomodare le guerre civili, però erano già frammentati, ma la voglia di unirsi ha poi concluso tutto il processo. Qui invece, essendo un discorso anche di lungo termine più ampio, perché se pensi Francia, Spagna, Inghilterra sono esistite unitamente molto prima degli Stati Uniti. Sì, decisamente. Tu hai cercato di unire tanti stati che erano già indipendenti e separati a sé. Poi lascia stare che ci sono, diciamo, anche cose particolari, tipo la Germania o l'Italia in maniera diversa, perché la Germania, ricordiamo, è una repubblica federale e l'Italia è stata si è unificata molto tardi, cioè. No, ma poi hai anche principalmente un problema di lingua. Negli Stati Uniti quello principale è l'inglese, in Europa c'hai N lingue totalmente differenti dalle altre, l'une dalle altre, quale decidi qual è la lingua comune europea?
No, no, certo, su questo sono d'accordo. Cioè, E poi, vabbè, l'Inghilterra, riprendendo la battuta di Re Carlo, negli Stati Uniti si parla inglese grazie agli inglesi, perché se non fosse stato per gli inglesi si avrebbero parla del parlato francese. francese. Esatto. Apoteosi, il mitico Re Carlo in questa sua... Ma no, ora non so se ti è Eh, capitato di sentire buona parte del discorso, ma ne ha tirata abbastanza, mettiamola così. sì, sì, no, no, l'umor inglese. Quindi noi parlavamo di questo, Di tanto tasse. mi iniziava a bruciare un occhio. Allora, praticamente la Commissione europea sta puntando a rivoluzionare, anche se poi è iniziato, ma è ancora in embrione, soprattutto per il mercato delle imprese, a unificare un po' la questione con questo UE Inc. Perché insomma c'è questo progetto che insomma si tratta di un insieme di semplici regole che si applica all'interno del mercato unico di 450 milioni di consumatori, quali sono tutti i cittadini dell'Unione Europea. Sì. E qualsiasi imprenditore potrà creare un'azienda in 48 ore da qualsiasi luogo dell'Unione Europea completamente digitalizzata per meno di 100 euro di capitale, che uno paga praticamente l'iscrizione e basta. Che non è male. L'iniziativa rappresenta uno dei pilastri del cosiddetto 28° regime pensato per affiancarsi ai sistemi nazionali e semplificare le regole per le imprese. Introduce un insieme di semplici e uniforme di norme valido per tutto il mercato. L'obiettivo è ovviamente rendere molto più facile e unire insomma, far crescere l'impresa nella comunità europea, superando le attuali frammentazioni, perché con la divisione che si diceva ogni Stato ha le proprie regole e anche il discorso tasse è singolo a ogni Stato, né più né meno. Sì, oltre al fatto comunque che appunto bisognerebbe trovare un'aliquota comune, bisognerebbe trovare un modo di fare, cioè, il modo di pagarla alla comunità europea anziché pagarla allo Stato, bene o male lo trovi anche. Il problema è come fai a stabilire qual è la quota reale per ogni nazione in questo caso o per ogni Stato, perché poi ci sarebbe anche da vedere quello. Uno Stato più grande paga più tasse rispetto ad uno Stato più piccolo in base al prodotto interno lordo dello Stato. Come lo fai? Come lo gestisci? Questa è una bella domanda. Perché anche quello poi altra cosa, io apro l'azienda come EU.inc, bene, però a quel punto lì pago le tasse solo alla comunità europea, non pago le tasse alla comunità europea e allo Stato dove sono, perché sennò diventa un attimino più complicata. L'obiettivo è proprio quello. Cioè, sarebbe da capire quello, e poi soprattutto dove vanno i soldi delle tasse che pago, perché anche quello potrebbe essere da capire. Sì, sì, questa EU Inc. sarebbe un'impresa a responsabilità limitata. Vabbè, e quello ci può anche stare, nel senso non è... Vabbè, sì. Allora, mi inizia sì, per chi mi vede in video c'ho un occhio chiuso, però la vedo messa male effettivamente, sì. inizia a bruciare in una maniera incredibile. Guarda, non me lo tengo così, non posso mettermi una penna tipo pirata, ma allora, Stile Jack Sparrow praticamente. allora, vediamo come funziona. Voglio chiederlo, guarda, in diretta. Come lo chiedo a ChatGPT, anche se poi così. Allora, è una proposta della Commissione europea, quindi ancora non è attuato, No, però. È conosciuto anche come 28° regime perché si aggiungerebbe ai 27 sistemi societari nazionali senza sostituirli. In pratica oggi, se vuoi creare e far crescere una startup in più paesi europei, devi confrontarti con
27 normative diverse, procedure differenti, notai, registri e burocrazie nazionali, costi e tempi spesso elevatissimi. Ok. Con questa nuova forma l'idea è avere una sola forma societaria europea, un unico insieme di regole, procedure completamente digitali, valide automaticamente in tutti i paesi dell'Unione Europea. Come funzionerebbe concretamente? Ovviamente si fa online, la società potrebbe essere aperta in 48 ore come dicevamo prima, completamente online con costi inferiori a 100 euro, senza capitale sociale minimo obbligatorio, quindi molto più semplice rispetto a molte SRL tradizionali europee che comunque un capitale minimo deve avere più. Struttura paneuropea. Una EU Inc. nascerebbe in un paese UE, ma potrebbe operare in tutta Europa con lo stesso statuto, regole societarie armonizzate, gestione digitale standardizzata. È un po' come avere una SRL unica europea, anziché dover aprire strutture differenti in ogni Stato, perché allo stato attuale tu hai una SRL in Italia e vuoi espanderti in un paese come l'Austria, perché magari hai una ditta che produce sci o materiali per gli sport invernali e vuoi aprire in Austria perché il mercato in Austria per gli sport invernali è florido e devi aprire, tu ce l'hai già in Italia, dovresti aprirne un'altra in parallelo in Austria. Sì, sostanzialmente pagheresti le tasse doppie alla fine. Esatto. No, doppie, cioè due volte le tasse. Due tassazioni, quelle tassazioni ma non uguali. Esatto. Due tassazioni non uguali perché in Austria magari venga meno. Quello non è assolutamente da escludere, anzi. Parentesi polemiche. A chi serve soprattutto? La proposta è pensata soprattutto per start-up, scale-up, aziende tech, imprese innovative, investitori internazionali. L'obiettivo è evitare che molte start-up europee si trasferiscano negli USA. Aprono in Delaware. Non capisco perché Delaware è tassazione. Credo sia uno dei passi degli stati dove c'è la tassazione più bassa alla fine. Scelgono il Regno Unito o l'Estonia per semplicità normativa. Cosa cambierebbe per gli investimenti? Uno dei punti più importanti riguarda raccolta di capitali, stock option, ingresso di investitori stranieri. Oggi un fondo americano deve adattarsi alle leggi societarie di ogni paese europeo. Con EU Inc. i contratti diventerebbero più standard perché ne avresti una tipologia sola, visto che riunificheresti tutto. Gli investitori avrebbero maggiore prevedibilità, sarebbe più semplice fare round internazionali. Cosa non fa? Perché per ora tutto bello, importante, non crea un superstato fiscale europeo, purtroppo. Peccato, quello sarebbe stato interessante. Resterebbero a ogni dove sei in ogni nazione tasse, diritto del lavoro, procedure fallimentari, previdenza e norme fiscali. Quindi se registri la sede in Italia continui a pagare le imposte italiane, se la registri in Estonia valgono le regole fiscali estoni. Quindi dipende dove la registri. Sì, dipende dove la registri. Sarebbe interessante provare appunto a registrarla in Estonia e vedere che cosa succede se poi te lavori in Italia. Paesi, sì, esatto. Potrebbe entrare in vigore tra fine 2027 e 2028. Quindi diciamo da tenere sott'occhio alla fine. Sì, c'è una differenza perché esiste già una SE, Societas Europee, che però è pensata per grandi aziende, richiede 120.000 euro di capitale minimo, quindi è molto devi sborsare, esatto, è più complessa da creare. Qui ci sarebbe sì, leggerezza, velocità, il fatto di essere digitale e orientata per le start-up. Sì, l'idea di questa EU Inc. è poter aprire una startup europea con la semplicità con cui oggi si apre una LLC americana. LLC che sta per Limited Liability Company, quindi sostanzialmente la società a responsabilità limitata. Con meno burocrazia, regole unificate, operatività europea immediata, maggiore attrattività per investitori e innovazioni, è chiaro. Più si riesce a far circolare denaro, meglio è, meno tassazioni.
Sì, allora, ripeto, potrebbe essere interessante se poi diciamo ci fosse una tassazione unica europea a quel punto, Sì, che cosa che non è, cosa che tanto non sarà, è, perché non ovviamente è mai non puoi previsto. mettere insieme tutto insieme, e a quel punto lì diciamo perde un pochino lo scopo, che è un peccato, perché è l'ennesima occasione persa solo per mantenere le tasse statali delle singole nazioni alla fine. Sì, Ma è come si diceva prima, in Europa non ti puoi permettere di unificare le tasse, perché altrimenti praticamente il 70% degli stati che ne farebbero teoricamente parte si autoescluderebbero, sì. andrebbero in fallimento dopo neanche 2 anni, probabilmente, l'Italia compresa. Sì, sì, sì. No, ma poi cioè, andresti a scontentare sicuramente più di uno, perché sicuramente ne andresti a scontentare più di uno, e come fai? Non puoi, cioè dovresti portare l'Europa a degli standard che al momento non è in grado di garantire. No, infatti. Cioè, non è in grado di garantire, li potrebbe anche garantire in realtà, se le cose funzionassero come devono. Ovviamente non è così. Bisognerebbe resettare tutto il sistema economico e ricrearlo da zero unificato. Sì, esatto. Insomma, è molto 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 complesso, parecchio complesso. Abbastanza. Non impossibile da realizzare, ma non neanche... Assolutamente no. Bene Piero, siamo arrivati alla fine anche oggi di questa puntata, di questo 6 maggio, e insomma è andata via scorrevole, bisognerebbe stare qui ore e ore a parlare, perché sono tutti argomenti che poi ci prendono, perché se si iniziasse a fare degli esempi di vita quotidiana non smetteremmo mai di parlare. No. No, soprattutto viste e considerate le ultime uscite che sono venute fuori, no, assolutamente. No, appunto. Però noi ci affidiamo al buon Re Carlo, che difende gli europei. Ha mantenuto molto alto l'onore in questa visita che ha fatto negli Stati Uniti, e secondo me qualcuno non le ha neanche capite queste battute, però vabbè, Solo qualcuno? diversi soprattutto repubblicani, però vabbè. Diciamo che c'è stato chi non le ha capite in realtà perché non riesce a capirle, e chi ha fatto finta di fare orecchie da mercante perché sapeva benissimo che c'era ragione. Vabbè. Oppure ha soltanto sorriso perché altri sorridevano, e per non fare la figura dello scemo hanno riso nonostante non abbiano capito. Esatto, sono d'accordo. Esattamente in giro. Bene caro Piero, noi ci vediamo settimana nuova, stai bene? Altrettanto. Buona settimana e a presto. Né più né meno, sempre qua con noi Smart & Healthy. Ciao. Un'altra puntata di Smart & Healthy si è conclusa. Stacchiamo il microfono in questa telefonata con gli USA. Il computer comunque resta acceso in attesa di altre notizie. Il tempo scorre tra dati lontani e news che sembrano primizie. Da qualche parte la nostra radio accompagna il viaggio, tra città che non dormono mai, silenzi pieni di pensieri. Da Fulvio e